Ciao Mega, oggi testiamo una delle stampanti 3D più attese nel mercato. Questa è la mia unità da beta tester che Ncubic mi ha inviato proprio in questi giorni. Intanto la ringrazio. Bene, ora vediamo che cosa c'è nella scatola e iniziamo l'unboxing. Piatto, pezzo di filamento e qualche vite da montare insieme anche a delle chiavi. Questi sono dei piccoli pezzi di plastica che servono per andare a coprire dove sono le viti. Cavo di alimentazione, supporti per le bobine. Ci sono anche 4 pezzi da inserire nei supporti. Andiamo a prendere, ecco qui, la parte alta della stampante insieme alla sua testa con i 4 ingressi. Motore singolo, solo da un lato. Struttura molto solida. Tubi BTF ed ecco qui la base della stampante. Mi sarei aspettato una guida cartacea, ma non c'è. Molto probabilmente nelle unità di test ciò non viene inviato. Non lo so perché è la prima volta che mi invio una stampante come unità di test. Ora recupero online la guida del montaggio e vediamo un po' come procedere. Ok, liberiamo la stampante da queste grosse fasce. Recuperiamo forbici migliori. Per prima cosa andiamo a rimuovere questo blocco, uno qui e uno di qua, con una delle 2 chiavi in dotazione. Con la chiave più piccola. Ok, abbiamo già fatto quasi tutto il lavoro. Dobbiamo solo prendere la base e installare il gantry. Prendiamo la base, tiriamo il piatto avanti, poggiamo il gantry qui e praticamente ci siamo. Bisogna installare le 4 viti qui e le 4 viti qui. Eccole.
dal premontato inseriamo i 2 pezzi di plastica che servono per andare a chiudere questo inestetismo, quindi L su L. Okay, R su R, scendiamo, facciamo aderire bene e poi spingiamo. Perfetto, tutti e 2 i lati andati. Qui c'è uno sportellino per andare a verificare la tensione della cinghia. Stessa cosa anche qui davanti. Ora non ci rimane altro da fare che girare la stampante e andare a installare questi connettori, questi 3 connettori, nelle rispettive sedi. Il giallo si vede, questo è più grande e questo è più piccolo. Quindi qui abbiamo il giallo, qui più grande e qui più piccolo. I 2 le 2 sporgenze che vediamo qui vanno in basso. Stessa cosa con cavetto più grande e il più piccolo. Allora, praticamente le 3 in fondo sono quelle i cavi per il cavo relativo alla cam, quindi alla telecamera. Il cavo a pin, sempre bianco, sono quelli relativi alla testa e il cavo giallo è quello relativo all'asse X. Vediamo se sono entrati bene. Okay, e qui poi c'è naturalmente un altro coperchietto per andare a chiudere qui. Posizioniamo bene il cavo, incastriamolo nella sua posizione. Controlliamo anche questo cavo perché come vedete qui è staccato, quindi può darsi che con il trasporto o l'imballaggio si sia staccato. Andiamolo a ricollegare. Andiamo ad installare il sistema di, rimozione degli spurghi. È una slitta, basta farla slittare per poterla mandare in posizione, quindi con questo movimento qui si aggancia e andiamo a stringere la vite dietro utilizzando la chiave più piccola, quella da 2 in dotazione. Installiamo i supporti per le bobine che vanno praticamente sono agganciati, c'è un sistema di sgancio, li posizioniamo così e chiudiamo. Li risganciamo perché qui ci son dei numeri 3 e 4, 1 e 2. Allora andiamo a posizionare 1 e 2 dove c'è il connettore per il PTFE avanti e agganciamo verso dietro. La stessa cosa facciamo con il 3 e 4. Prendiamo questi e li incastriamo. Installiamo i 4 tubicini in PTFE e abbiam finito. L'1 va nell'1 della testa, il 2 va nel 2 della testa, il 3 va
nel 3, il 4 nel 4, prendiamo questo che è il blocco per i fili e il filamento della testa e praticamente abbiamo finito. Allora ragazzi, la stampante è pronta. Per montarla realmente ci vuole un quarto d'ora. Basta inserire le 4 viti da un lato e 4 viti dall'altro per fissare il gantry e andare a installare i portabobina e i quattro tubicini in PTFE e la connessione, l'alimentazione del gantry. State attenti perché c'è anche la connessione d'alimentazione, dell'asse e quindi bisogna andare a controllare anche lì, perché io l'ho trovato staccato, ma, non so se sia una problematica di trasporto oppure possa essere anche in fase di, produzione che la lasciano staccata. Non è indicato sulla guida, quindi fateci attenzione. Per la stampante è solida, ora la andiamo ad accendere e andiamo a vedere che cosa ci propone Anycubic. Una cosa molto interessante è questa qui. Non tutte le aziende lo fanno, Anycubic è una delle poche che inserisce tantissime lingue già in fase di invio della stampante. Per farvi un esempio, la, Snapmaker 1 attualmente non ha ancora l'italiano. Lingua italiana, tutto il mondo, la zona, cambio delle impostazioni del wifi, scansione del wifi, trova le varie reti, soprattutto trova le reti 5G. Lo schermetto è molto reattivo. Vado ad inserire la password, connessione wifi, scaricare l'app, ci fa aprire direttamente l'applicazione. Andiamo a installare una nuova stampante. Add printer. Anycubic Cobra X. Se andiamo qui ci fa vedere la quick guide. Ci fa, prima di avviare la calibrazione, ci chiede se abbiamo rimosso i 2 pezzi di plastica che erano collegati con le 3 viti a testa sull'asse, che sono contrassegnate anche con le freccette. L'abbiamo già fatto, quindi andiamo avanti. Inizia la calibrazione. Guardate la dimensione del supporto per il piatto. È bello importante, quindi non dovremmo avere problematiche riguardo alla planarità del piatto. Ok, sono 20 minuti che sta calibrando, nel frattempo che sta calibrando prendiamo 2 misure. Allora, l'ingombro della stampante è di
64 centimetri in profondità, 48 centimetri in larghezza e la bellezza di 70 centimetri fino qui. Quindi contate un altro paio di centimetri almeno, diciamo che stiamo sui 73 centimetri. Quindi comunque uno spazio abbastanza importante. La stampante è solida. È rumorosa perché sta facendo la calibrazione attualmente. C'è un rumore che si sente di più in sottofondo, perlomeno fino a prima si sentiva, che è dato dalla ventolina che si trova qui di lato sulla testa. Ecco qui, la calibrazione è finita. E come dice la Cobra X, goditi la stampa. Ok, ciao, goditi la stampa. Ora ragazzi dovremmo lanciare la prima stampa, ma in realtà dall'app già mi viene comunicato che c'è un aggiornamento firmware. È installato sulla macchina la 1.1.3.24 come versione di firmware. L'ultimo firmware disponibile è la 1.1.5.7 che va a ottimizzare la stampa per TPU e PVA. Ottimizza le scritte in inglese per le descrizioni e altri piccoli fix. Facciamo l'update e andiamo a rifare tutte le calibrazioni e poi lanciamo la stampa. Stiamo aggiornando il firmware. Cambio d'abito e siamo pronti per caricare il filamento e lanciare la prima stampa. Per caricare il filamento, se è un filamento in cubic, può essere scansionato qui sopra. Vi faccio vedere un chip Anycubic che se lo scansiono qui sopra non fa niente perché bisogna andare dove ci sono i filamenti e poi andare a fare la scansione. Se ne sceglie uno, si clicca su CPR Feed e si va a fare questa operazione qua. Il piatto va indietro e permette di poter avvicinare il chip. Ecco, qui viene riconosciuto come rosso, perché questo qui è il chip di un filamento rosso. Basta inserirlo e premere sul completato. Attualmente non c'è, non lo riconosce la testa e di conseguenza non lo vediamo qui. Noi ora facciamo un'altra cosa. Prendiamo il filamento, lo mettiamo qui, nel numero 1, spingiamo all'interno, siamo arrivati alla testa, spingiamo ancora, finché non sente che siamo arrivati. Ecco qui. Come vedete c'è un PLA perché è quello standard che viene riconosciuto, lo lasciamo così e andiamo a inserire il colore nel colore grigio. Facciamo ok e facciamo estrudi per andare a provare. Si scalda velocemente, siamo a 250, eccoci qua, viene tagliato l'eventuale filamento che era presente in precedenza e viene estruso l'attuale
la bobina viene tirata, c'è l'estrusione del filamento e adesso verrà sparato fuori. Eccolo qui. Scusate, eccolo qui. C'era il filamento nero prima, quindi era stato già testato con qualche filamento da parte di chi me l'ha inviato, da Anycubic. Okay, sta esplodendo di nuovo e poi partiamo con la prima stampa. Come prima stampa facciamo la Benchy che è presente qui all'interno. Test model, c'abbiamo anche USB, c'abbiamo i video, la cronologia di stampa è tutto vuoto. Test model, andiamo di Benchy, la veloce, mettiamo tutto, auto leveling, flow calibration e time lapse. Prossimo passo, aspettate un attimo, questa è quella da 43 minuti, no? Facciamo la Benchy di test da 13 minuti. Okay, ci viene detto i colori corretti da scegliere, perfetto, andiamo avanti e si inizia. Il piatto si sta scaldando, il filamento sta arrivando a temperatura. Si parte con il livellamento. Ecco qui la speed Benchy fatta in 13 minuti, è una stampa molto buona per essere una speed Benchy. I ponti son fatti bene, anche sotto dentro, se si riesce a vedere, è un po' difficile, ma non ci sono problemi. Sotto si riesce a leggere la scritta, anche se questo filamento è un po' bastardo per quanto riguarda la il contrasto. Comunque è venuto veramente bene. Il filamento è un Azurfirm, non è stato calibrato e abbiamo fatto solo premistampa e via. L'unica cosa che è stato calibrato è il flusso tramite direttamente la calibrazione che c'è prima della stampa. Diciamo che sono soddisfatto di questa stampa e adesso andiamo a farne un'altra che è quella della planarità del piatto che abbiamo sempre all'interno della stampante. Test model, andiamo a fare XY, si chiama XY Max PLA 02, 27 minuti. Andiamo a fare solo il time lapse e l'auto-leveling. Scegliamo il filamento, è questo, e via. Eccoci qua, sono passati 14 giorni da quando è arrivata la Anycubic Cobra X
quindi l'ho testata con anche vari filamenti, ora vi faccio vedere i risultati, ma vi posso anticipare che comunque è una buona macchina. Allora, eravamo arrivati alla Benchy, eccola qui, piccola, ma comunque piccola stampa che c'è all'interno, la Speed Benchy fatta comunque sia bene, per poi passare al primo layer. Potete notare qualche piccolo difettino qui, ma questa è la parte superiore, questa è la parte inferiore ed è praticamente perfetto. Dopo di questo, chi mi ha seguito nei vari short che ho fatto in questi giorni avrà visto, anzi c'è anche una live diretta per la stampa di questo, cioè di un primo layer fatto a 4 colori. E vi posso dire che il risultato è comunque sia ottimo, non ci sono difetti, a parte che l'ho staccato appena era caldo e quindi è rimasto così piegato, cosa che non si dovrebbe mai fare. Infatti vi dico che dovete aspettare che le stampe diventano fredde per poi staccarle dal piatto, altrimenti pena problematiche sicuramente sulla stampa, ma anche sul piatto stesso che si può rovinare. Oltre a quello poi abbiamo fatto una stampa in PLA puro che è uscita direttamente così, quindi senza montaggi o niente, e anche dimensionalmente ci siamo, funziona. Poi oltre a questo, la stampa di questo oggettino qui, che è un piccolo ragnetto che trovate all'interno della stampante come uno dei file da poter fare, anche questo tutto ok. Poi abbiamo fatto la stampa multicolor e quindi bicolore per lo squaletto cavatappi che trovate sempre all'interno della stampante stessa, per poi passare al PETG, quindi una stampa un pochino più tecnica, comunque fatta bene. L'unica cosa che sulla stampa in PETG ho utilizzato quelli che sono, diciamo, i supporti, ma in realtà qui è solamente una gonna attorno che vi permette di non avere problemi di innalzamento degli angoli. Ho fatto anche su questo uno short in merito, per poi passare alla stampa questa qui è una stampa fatta in TPU 95A, quindi è morbida. Poi una stampa in TPU 95A doppio colore. Ho fatto anche una stampa in 98A, dovrei trovarla, però comunque la potete vedere nei vari shot eventualmente. E poi passare a una stampa in ASA. Un attimo, vediamo se si riesce a mettere a fuoco. Ok. Questa è una stampa in ASA fatta, senza supporto e senza niente. Senza problemi soprattutto. Mi son meravigliato perché venendo dall'esperienza della Anycubic Cobra 3 Combo, che attualmente ho qui di fianco, diciamo smontata perché prenderà la Cobra X prenderà il posto della 3 Combo. La Lace sicuramente lo riutilizzerò, se non con la Cobra 3 Combo, con la Snapmaker 1 perché c'è un mod sul firmware che mi permette di poterla utilizzare anche con quella stampante. Vi posso dire che comunque è stato un ottimo una sorpresa, non vi posso dire un ottimo acquisto perché me l'hanno inviata come unità da beta tester, però è stata una sorpresa. Non lo dico perché me l'hanno inviata come unità di beta tester, ma lo dico realmente perché mi piace testarle stampanti e vedere anche
quelle che possono essere le varie evoluzioni. Quello che c'è nella testa, i la possibilità di cambi sicuramente è una cosa ottima perché permette di, lavorare anche con più filamenti morbidi, ciò che può essere possibile con la SnapMaker 1, ma che non è possibile con altre stampanti che hanno degli ACE o delle MS. Ehm, la cosa, che a me non piace direttamente sono i portabobine sopra. Infatti ho, preferito staccare direttamente i tubicini in PTFE e metterli direttamente dentro i vari moduli dell'essiccatore del Kitu E1 o del Creality Space PE, così da avere i filamenti un pochino più protetti, ma nulla vieta di poterlo utilizzare direttamente in quel modo. Sicuramente è un qualcosa che lo rende un po' più compatto, ma, siccome è una stampante comunque a letto, diciamo è una cartesiana che ha quindi una stampante aperta e cui si muove il piatto, la problematica è che facendo avanti e indietro ha un ingombro sicuramente maggiore di una stampante che è una Core XY che è limitata, diciamo, al movimento della testa e non del piatto, se non per, quanto riguarda la salita e la discesa. Questo quindi che cosa fa? Chiede sicuramente un ingombro maggiore, però è cioè mi piace come stampa, sicuramente è una macchina buona per quello che è il costo, un costo bassissimo. Diciamo che adesso si trova per qualche giorno ancora a 269 €. C'è uno sconto che vi lascio sotto in descrizione di 15 €, quindi ve la, porta a 254. C'è un po' di tempo, c'è un po' di attesa. Le prime unità sono state consegnate questa settimana in Italia. C'è stato un po' di terrorismo attorno a quelle che sono le spedizioni per i tempi di spedizione, diciamo, un po' di paura anche, perché, ci sono stati sempre dei rimandi, ma bene o male era previsto l'arrivo per le prime unità intorno al 15 di marzo e siamo al 25 di marzo e di conseguenza son stati 10 giorni di ritardo. Per le prime unità parlo, per le altre addirittura, si parla di oltre aprile. La Comunque che vi voglio dire? Niente, vi voglio dire che sicuramente ci saranno altri video, su questa stampante, la vediamo all'opera, oltre ai vari short che pubblico comunque sia, diciamo giornalmente, non solo sulla Cobra X, ma, diciamo che ne sono parecchie anche sulla Cobra X, quindi più di qualcuno a settimana fino ad arrivare almeno 1 al giorno, per quanto riguarda le varie stampanti. Se vi piace il video lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora lo fate, lasciatemi un commento, fatemi sapere se anche voi l'avete acquistata, se la state aspettando, se c'è qualcosa che volete vedere proprio nello specifico sulla stampante stessa, quindi una stampa particolare o qualche filamento un po' più, diciamo particolare, volete vedere se c'è problematica di stampa o meno. Il piatto mi son meravigliato anche di questo, perché venendo appunto dalla Cobra 3 con un letto un pochino più sottile e una deformazione dovuta alle temperature più alte quando si imposta il piatto, ero un po' preoccupato. Mi ero meravigliato poi con la A1 Mini per quanto riguarda la precisione e adesso l'ho ritrovata anche nella Cobra X, quindi Anycubic ha fatto un buon lavoro, ci ha messo un po'. La serie Cobra 3 è stata deludente per questo, sia la versione 1 che la versione 2, infatti ci sono sempre problemi in merito. Anche la Cobra 3, Max ho visto che ha avuto, parecchi problemi per quanto riguarda il livellamento del piatto. Qui invece è migliorato molto.
non solo la S1 Max, perché stanno arrivando in questi giorni, le prime unità, addirittura di test, in Italia e alle, prime quindi è slittato di molto perché è uscita questa stampante è uscita la S1 Max è stata presentata ed è uscita, prima in prevendita prima della Cobra X. Sicuramente il piatto un po' più grande e dedicato ai filamenti tecnici, ha richiesto qualche modifica in più in corso d'opera. Ehm, Va bene, vi saluto qua, chiudo perché altrimenti prolunghiamo tantissimo il video. Mi fa piacere e vedo che ci sono tanti ragazzi che mi seguono, questo mi rincuora, che comunque sto facendo alla fine un buon lavoro. E mi trovate anche sul canale, Facebook di Anycubic Cobra X Italia, poi vi metto eventualmente il link qui sotto, anche in descrizione, e se volete entrare a far parte, tanto alla fine siamo tutti in qualche modo proprietari o chi sta aspettando l'arrivo della Cobra X. Non lo gestisco io il canale, ma comunque sia mi trovate lì e, qualche aiuto tramite commenti si fa sempre, ci si aiuta su questo. Mhmm, Vi ringrazio di nuovo e ci vediamo alla prossima. Ciao.